Salute a tutti! Per comprendere chi sia stato il Sardus Pater o Babai Sardo, padre sardo con l'elmo crestato o pennato, si deve tenere in considerazione un elemento primordiale presente in Sardegna, la lingua sarda, che è rimasta come un fossile vivente nelle parlate odierne dell'isola. I sardi intendono per padre il pater latino non il loro genitore di sangue, che chiamano babbo, ma il padre spirituale. Sia il parroco che intercede con Dio, sia l'antenato sardo non umano sono denominati, tra gli altri, Babai. Il guerriero sardo con l'elmo pennato compare nel disco di Festo, un manufatto di argilla rinvenuto nell'isola di Creta, risalente a 1700 anni prima di Cristo. Indossano altresì l'elmo pennato i guerrieri sardi che gli egiziani chiamavano pelesete nei loro bassorilievi. Portano inoltre il copricapo pennato i sacerdoti e i capi tribù riprodotti nei bronzetti nuragici. Infine, l'elmo o galea pennata è ben riconoscibile nella moneta dedicata al Sardus Pater, coniata intorno al 38 a.C. da Marco Astiobalbo, nonno di Ottaviano Augusto, di parte materna. C'è ora da chiedersi, pertanto, dove ha visto Balbo a suo tempo l'icona del Sardus Pater con l'elmo pennato? I romani chiamavano i propri antenati, ovverosia i nostri domnos mannos o babai, con l'epiteto di Deo Patri Penates, quindi padri penati. Tale denominazione è una corruzione lieve dei padri pennati, ovverosia dei padri con l'elmo pennato. Lo stesso Augusto si fa ritrarre in una moneta con la corona radiata o pennata e per giunta con la scritta Pater, al fine di proclamarsi padre dei Romani. Per capire questo passaggio occorre andare a ritroso nel tempo, orientativamente intorno al 200 a.C., momento in cui il letterato capitolino, originario della Puglia, Quinto Ennio, autori degli Annales, si firmava con 2 N, dando inizio nella scrittura latina all'uso delle consonanti doppie gemelle. In precedenza la singola consonante N traslitterava sia il fonema nasale contenuto in pennates, sia quello rafforzato riportato in pennates. Nonostante l'evoluzione della scrittura, molte parole rimasero con la grafia originaria. Il denario di Valerius Cisculus, coniato nel 45 a.C., raffigurava sul dritto la testa del dio del sole con la corona radiata, uguale all'elmo pennato del Sardus Pater, e sul rovescio la dea della luna, su una biga. In altre rappresentazioni Apollo era impersonato con la testa laureata, piumata o diademata, simile alle teste degli dei pennati del denario di Anzius Restio e alla testa giovanile diademata dei denari di Quintus Sicinius, battuti nel 49 a.C. In quel tempo, verosimilmente, la voce penates aveva perso il suo significato originario. Lo scrittore romano Varrone chiama i merli delle mura pinne e dice che traggono origine da quei pennacchi che sogliono portare come segno di distinzione i soldati romani sui loro elmi e fra i graduatori quelli sanniti. La testimonianza di Varrone è confermata da un affresco presente in una tomba sannita a Nola, in Campania, dove sono raffigurati 2 guerrieri, portanti l'uno l'elmo cornuto e l'altro l'elmo pennato. L'elmo cornuto riferisce a Servio, si chiamava Corus, quindi traslitterato in sardo Corru. I letterati più in vista della Roma repubblicana, quali Livio, Cicerone, Sallustio e altri, fanno continuo riferimento ai padri pennati, considerandoli tra le divinità più importanti dello Stato e peculiari al culto degli antenati eroi. I padri pennati sono disposti nelle monete, rispettivamente sarda e romana, affiancati, forse per rappresentare i 2 consuli repubblicani romani o similmente i 2 suffetes sardi. Il cum, sole, console, era sinonimo di sole, come il sol, fetus o feto solare, da cui fetales o della stessa età. Nel caso della parola penato, Cicerone afferma derivi da penus. Penus è tutto ciò di cui gli uomini si nutrono, o dal fatto che essi risiedono nel penitus, nella parte più interna della casa, donde anche la denominazione poetica di penetrales. Ma Cicerone non era un linguista e si lasciava trascinare in analisi filologiche, seguendo l'istinto e non la scienza. Il passaggio da galea a elmo, penata o pennata a galea pennata lo troviamo tra gli altri nel Corpus Iuris Publici Novis Notis. Galea deriva da gala, ossia prima luce del sole.
A tale proposito, Plinio il Vecchio ricorda che i gladiatori sanniti lottavano con galee, crestata e pinnata. Anche Livio descrive i gladiatori sanniti con galee cristate, ovvero sia con la cresta e le piume del gallo. La galea, in origine galia, è così denominata perché trasfigura una nave rovesciata che a sua volta si rifaceva alla gala, ossia all'alba. Gallus, Gali, Galisai, Gallistus sono cognomi sardi, rappresentanti del gallo, che in origine impersonava la nascita del sole all'alba, in simpudile di Apuddu o Apollo. Anche a Creta Minosse era vestito come un sacerdote del sole, poiché impersonava Apollo con un copricapo piumato, a imitazione del gallo che annunciava l'alba, come quello indossato dal Sardus Pater. Ovidio, nella sua opera Metamorfosi, dipinge Minosse in questo modo. Minosse nascondeva il capo sotto un elmo grazioso cristato di penne. Molo, uno dei bastardi di Minosse, aveva dipinto proprio un gallo sullo scudo, dunque un Apollo, poiché si vantava di discendere da Elios, il nome greco del sardo, Apuddu. Puddu è uno dei cognomi più diffusi nell'isola, accompagnato da Puda e da Caboni. Quest'ultimo, presente soprattutto nel Medio Campidano, rappresenta proprio il capo gallo che comanda nel pollaio. Il Cabizus era colui che in ogliastra portava l'elmo pennato. Per questo all'uomo che sembra un capo gallo, Caboni, con la cresta dei capelli sollevata, gli viene rivolto il complimento Caboniscu bellu inchigristavu. Alla cresta del Puddu e del Caboni è rivolta la parola solstizio, in latino solstitium, composta dal sol e da stizio. Se togliamo la desinenza M del nominativo, poiché il sardo non possiede i casi del latino, il termine stitiu si deve leggere stizzu, che vuol dire letteralmente incazzato, riferito al sole. Il sardo corso castellanese stizzud traduce le varianti sarde in caboniscao o in chigristato, per dire con il ciuffo simile a un gallo con la cresta sollevata. Il Cabizuso trova riscontro nel Capitolium, pronunciato Capitolzo, oggi corrotto in Campidoglio, situato a Roma presso il Colle della Velia, proprio là dove era situato il tempio agli dei penati. In cima al Campidoglio, presso il Monte Tarpeo, oggi c'è il tempio di Giove Capitolino, che in origine era associato al Caput Pinnatum della Velia. Il termine Capitolium possiede la radice del capo, che può essere sia pennato che crestato. In sardo sono presenti i cognomi Cavizza, Cavigiusu, Cavizzusu. La cavizza o il cavizzale era tra gli altri la testa o la cima, intesa sia come luogo di altura, sia come fune o corda di canapa per ormeggiare la nave alla vita del porto. Infine, sa cavizzera o cavizzana era il letto del moribondo. A Roma, durante la guerra civile, quando una parte del popolo romano voleva abbandonare la città, molti cercarono di dissuadere i transfughi da quel lato, ricordando loro le cose più importanti dell'urbe. Così racconta la scena Tito Livio. Mostravano il Campidoglio, il santuario di Vesta e tutti gli altri templi, pregandoli di non allontanarsi dalla patria, dalla casa natale e dagli dei penati. Il poeta Virgilio, nell'Eneide, immagina di vedere Enea navigare per il Tyrrhenus e venire incontro agli dei penati. Lo scrittore Valerio Massimo racconta nei suoi De Miraculis fatti memorabili la vicenda del dio soldato Marte con la galea, che egli chiama Pinnata. I Pinari o Pinnarci furono una delle famiglie più influenti di Roma al tempo dei re della Repubblica, tanto da essere considerata da Cicerone un pericolo per la democrazia, per via del loro potere. Il cognome Pinna è uno dei più diffusi in Sardegna. Essi detengono il primato a Iglesias, proprio nei pressi del tempio di Antas, dedicato al Sardus Pater o Apollo Apuddu Pinnato, dio del sole. Scrive Properzio che una vestale di nome Emilia passò alla storia per aver lasciato spegnere il fuoco sacro. Per questo fu condannata a essere arsa viva dai sacerdoti flamini, il cui nome era derivato da flamma o flamma, dunque fiamma. Ma tale vestale, prosegue lo scrittore nelle sue elegie, si strappò i bianchi abiti di dosso, gettandoli nell'ara, e uscì indenne quasi per miracolo dal tempio. Il ballo flamenco o il popolo fiammingo sono associati alla flamma e al mengu, che in sardo è l'airone rosso. In una poesia Pietro Paolo Lubino invoca con la preghiera l'intercessione di un santo pagano chiamato Santo Mengu Glorioso per proteggere la popolazione di Ussi, il suo paese natale, in sostempos bisonzosos, nei momenti di necessità. Il Mengunio, Manguni, da cui il cognome Manconi, era invece il fenicottero.
Tale volatile con sue ali rosse impersonava l'Ardea Fenice. I sardi, paragonati ai fenicotteri, erano detti allo stesso modo genti a rubia, gente rossa, poiché portavano il mantello di porpora sulle spalle e l'elmo pennato in testa. Un coleottero porta il mantello rosso porpora simile a quello del babai sardo o sardupater ed è la coccinella. In sardo tale insetto viene chiamato tra gli altri babaiola, vale a dire babai ola, padre che vola. La coccinella è detta anche mamaiola, mamma che vola, a ricordare che anche le amazzoli, donne guerriere, indossavano il mantello rosso del comandante. In ogni luogo della Sardegna c'è la credenza che la babaiola porti fortuna. Per questo ogni paese ha la sua variante in sardo della filastrocca sulla babaiola o mamaiola. Livio colloca i flamini in salì fra i sacerdoti preposti a celebrare i sacrifici pubblici. Svetonio narra che Claudio fu allettato dal profumo di un pranzo che si stava preparando nel Tempio di Marte per i sacerdoti salini. Varrone azzarda, ma sbagliando, un'etimologia sui salì e dice: i salì traggono il proprio nome dal verbo salitare, perché questo fanno nei propri riti. I salios con la I consonantica o Z si leggono salzos, poiché devono il proprio nome a salza o argia. Il ragno, la cui dolorosa puntura veniva alleviata con un ballo detto ballo de salza. Per liberare la persona punta dall'argia o salza dalle conseguenze del veleno, la malcapitata veniva immersa nel letame e sottoposta a un rito che consisteva nel farla ridere fino a crepapelle per lenire il suo male. Il ballo della taranta, pugliese o campana prende il nome dal ragno tarantola, sinonimo del sardo argia. Tarranco, da cui nasce la voce tarantola, è infatti in sardo il nido del ragno. Come per la coccinella, salza con l'addome rosso era detta cojuado, ossia sposata, mentre quella con il ventre nero era detta batia o biuda, vedova. I sacerdoti salì o salzo si radunavano sul Palatino insieme ai rappresentanti delle curie, vale a dire ai curadores. Dionigi di Alicarnasso dice che a capo di ogni curia vi era l'uomo più valoroso e che questo controllava il proprio territorio assegnatogli dal potere centrale. Come Roma, che in origine era divisa in 30 curie, la Sardegna ancora nel periodo medievale era ripartita in 60 curatorie, al cui comando era assegnato un curatore. Questi prendeva il nome dal curro, il carro da guerra, e indossava l'elmo pinnato e il mantello rosso. Lo storico Diodoro Siculo, nella sua monumentale opera intitolata Biblioteca Storica, afferma: Apollo visitava l'isola di Iperborea ogni 19 anni, quando le stelle si trovavano nella posizione originaria. In altre parole, nel ciclo detto mettonico, l'anno solare si ricongiungeva a quello lunare ogni 19 anni, dando 12 anni di 12 mesi e 7 di 13 mesi. Pausania dice che l'oracolo di Delfi fu edificato da gente venuta dalla terra degli Iperborei. Iuperborea traduce letteralmente supra Arborea, vale a dire i monti dell'Arborense. Poi Diodoro aggiunge: l'isola di Iperborea era nell'oceano, quindi nel Focheano, vale a dire dove sfociava il Rio Mare Foche, ed era simile per dimensione alla Sicilia. Questo spiega il rapporto stretto che lega Apollo a queste genti e la presenza in quella terra di un magnifico tempio sferico di struttura verosimilmente nuragica dedicato al dio Sole. Gli Iperborei vivevano in perfetta felicità, ignorando il dolore, la malattia e la morte. Dice Eliano che una spedizione un giorno partì dalla Grecia per attraversare l'oceano e visitare gli Iperborei. La divinità degli Iperborei era quindi Apollo, dio del sole, chiamato in Sardegna Sardus Pater o padre dei Sardi, il cui maggiore tempio era ubicato ad Antas, in territori di Flumini Maggiore. Secondo Pausania, Delfi, sede dell'oracolo di Apollo in Grecia, era legata agli Iperborei, con i quali aveva costituito una specie di gemellaggio. Lo storico greco, in merito al divo con l'elmo pinnato, racconta che i sardi, denominati barbari occidentali, mandarono al Tempio del Dio del Sole in Delfi un ritratto del bronzo del Babai o padre sardo. Apollo nacque in un'isola individuata da alcuni storici con Delo, nell'arcipelago delle Cicladi, in Grecia, in cui era presente un santuario a lui dedicato. Ma l'isola di Delo in antichità si chiamava Ortuchia, per cui l'appellativo Delo è una corruzione riferita a Diana, sorella di Apollo. L'isola di Apollo era la Sardegna. Infatti, lo scrittore Callimaco scrive:
In Sardegna la rossa Cupride, da Cuprite, protegge l'isola in cambio delle offerte per gli imbarchi. Le coste sono difese da torri tutto intorno. Apollo guarda Diana. Quale baluardo? È più forte? Ancora oggi la messa per festeggiare la nascita di Cristo, sacerdote del sole con la galea cristata come sacrista del suo Buddu, nei giorni del solstizio d'inverno, quando il sole riprende la luce al buio, si chiama in sardo Missa de Buddu. Il dio Apollo era quindi il dio del sole o Babai sardo, in quanto i greci chiamavano il loro dio solare Helios, diverso da Puddu. Sasbajana sono in Puddu, casikeren cojuare. Le nubili, baccanti o vergini della luna sono con Apollo perché si vogliono sposare, recita una canzone sarda. Il sole era sinonimo di vita. In latino il raggio del sole è denominato tra gli altri il radius, in cui il nesso consonantico all'interno di parola D più I più vocale si leggeva come una S sonora. Se inoltre si esclude la S sigmatica perché il sardo non possiede i casi del latino, tale voce si doveva leggere rasu. Il radius latino ha la stessa radice del gradus, grado, a cui è stata sincopata la I consonantica, che avrebbe riportato il termine all'origine con gradius, pronunciato ugualmente rasu. Monte Rasu era il punto o grado di osservazione del Sole. Quando il Sole raggiunge il punto più alto del cielo, nella giornata più luminosa dell'anno, ossia a mezzodì del solstizio d'estate, che cade il 21 di giugno, si stabilisce l'ora zero, ossia lo zenit. Gradivus, o divo del sole, era l'epiteto di Marte, il dio rosso baciato dal sole. Ra era infatti l'appellativo con cui i faraoni egiziani si paragonavano al sole. Raida o gravida è la donna inseminata che deve dare alla luce un bambino. Il raggio del sole era dunque l'origine della vita. Per questo il babaio, pater sardo, era il dio del sole o Apuddu. Saludos a tutti.